Buonasera popolo dell'internet e ben ritrovati qui a Pinte di Storia, divulgazione storica per tutti i palati. Questa sera siamo ospiti della prima libreria del signor Franco Taldone, una libreria molto carina, molto ben gestita che si trova in Bitetto, un piccolo paese vicino a Bari che conserva un centro storico medievale veramente molto ben conservato e lo possono garantire i signori che qui con me sono seduti. Il nostro gioiello. Proprio perché l'alto tasso di pugliesità quest'oggi traspare evidente, mi sono preso la libertà di chiedere al mio accompagnatore, il caro Giulio De Benedictis, un mio compare molto stretto. Che c'è? Compare, non mi si addice proprio. No, non compare. Meglio compagno, dai. Compagno, va bene, compagno sia. Spero che non mi deporterei in un gulag per questo errore, Vedremo di chiudere un occhio per questa volta, solo per questa volta. Solo questa volta, va bene. Dai, scherziamoci su. Ma sì. Comunque sia, dicevo, l'alto tasso di pugliesità quest'oggi è evidente e persino la birra che abbiamo quest'oggi è 100% pugliese doc, come ci spiegherà il signore qui accanto a me. Prego, ci spieghi com'è nata questa birra? Allora, questa è una birra ad alta fermentazione, nasce dalla voglia di produrre qualcosa di proprio gusto, personale al 100%. È una birra di stile americano, quindi come vuole la tradizione americana, carica di sapori sia dal punto di vista dei malti che dei luppoli. Cosa fondamentale in questa birra, la quantità dei luppoli utilizzata è molto elevata, proprio a garantire una gradazione, un'amarezza tale da soddisfare anche i palati più esigenti, esatto. Comunque sia, noi siamo pugliesi, la location è pugliese, la birra è pugliese e quindi andiamo con una storia di un pugliese che, per quanto è stato abbastanza dimenticato in tempi recenti, è stata una delle figure fondamentali del Novecento italiano, Giuseppe Di Vittorio. Giuseppe Di Vittorio nacque a Cerignola l'11 agosto 1892. Era figlio di braccianti agricoli e a causa della morte del padre per un incidente sul lavoro, nel 1902 fu costretto ad abbandonare la scuola per lavorare. Dopo aver imparato a leggere e scrivere sommariamente, prese l'abitudine di tenere un quaderno in cui annotava i termini ignoti che udiva, mettendo faticosamente dei soldi da parte per acquistare un vocabolario. Partecipò per la prima volta alle agitazioni della sua lega bracciantile a 10 anni e a 12 iniziò un'intensa attività politica e sindacale. Inizialmente di idee anarchiche, passò poi al socialismo e a 15 anni fu tra i promotori del Circolo Giovanile Socialista della città, mentre nel 1911 passò a dirigere la Camera del Lavoro di Minervino Murge, entrando nell'Unione Sindacale Italiana l'anno successivo, arrivando poi nel 1913 al Comitato Nazionale. Arruolato durante la Grande Guerra, gli vennero contestati i suoi scritti antimilitaristi e fu assegnato al primo reggimento bersaglieri. Durante l'offensiva del 1916 rimase gravemente ferito e dichiarato inabile alle fatiche di guerra. Rimase però sotto le armi come sorvegliato speciale, prima a Roma, poi in Sardegna, nella compagnia di disciplina della Maddalena. Dopo una breve licenza fu a Palermo e infine internato nel fortino di Porto Badia in Libia. Beh, è proprio quella che si definisce gioventù ribelle, non è vero? Senza dubbio. Scommetto che anche tu, compagno, eri così testa calda da giovane. Magari, certo, ci ho provato, ma non ero proprio così. E comunque, caro Michele, la sua storia è solo appena cominciata. Perfetto, allora prendiamo la birra e gustiamocela mentre vediamo il resto. Assolutamente. Tornato a Cerignola, il 10 aprile 1921 partecipò al primo congresso provinciale per la capitanata del Partito Comunista d'Italia, venendo per questo arrestato. Durante la detenzione si pose il problema della sua candidatura per le elezioni alla Camera dei Deputati. Per quanto riluttante ad assumere quell'impegno, fu sollecitato a ciò da numerose strutture sindacali. Di Vittorio, grazie al suo linguaggio semplice ed efficace, sapeva farsi comprendere sia dalla classe operaia che dai contadini. Venne infatti eletto deputato quello stesso anno, mentre era ancora detenuto in carcere a Lucera.
In seguito avrebbe diretto anche la Camera del Lavoro di Bari, dove organizzò la difesa della sede dell'associazione, sconfiggendo gli squadristi fascisti di Caradonna. Con la scissione di Livorno aderì al Partito Comunista Italiano, nel quale rimarrà per tutta la vita. Con l'avvento del fascismo in Italia fu condannato a 12 anni di carcere, ma nel 1925 riuscì a fuggire in Francia. Qui, in concomitanza con le manifestazioni di protesta che seguirono la notizia dell'uccisione di Sacco e Vanzetti, essendo stato assassinato il console italiano a Parigi, venne senza alcun fondamento sospettato d'esserne stato il mandante. Ricercato quindi dalla polizia francese, dovette riparare prima a Bruxelles e poi, nel gennaio 1928, fuggirsene a Mosca, dove rappresentò l'Italia nella neonata Internazionale Contadina, per poi tornare a Parigi ed entrare nel gruppo dirigente del PCI clandestino. In questo periodo iniziarono i primi dissapori con il segretario del partito stesso sulla figura guida di Stalin. Di Vittorio, infatti, non accettava la similitudine voluta da Stalin sull'equiparazione tra nazifascismo e socialdemocrazia. Insieme ad altri antifascisti, partecipò alla guerra civile spagnola, venendo ferito a Guadalajara. Nel 1937 diresse a Parigi un giornale antifascista chiamato La Voce degli Italiani e fu in seguito arrestato dai tedeschi nel 1941, ma su richiesta delle autorità italiane. Venne rinchiuso prima nel carcere della Santé e poi trasferito in Germania. Da qui poi il regime fascista lo assegnò al confino nell'isola di Ventotene. Qui, in quest'isola, passò 2 anni, per poi venire liberato nel 1943 dal governo Badoglio. Entrato in clandestinità, dopo l'occupazione tedesca di Roma, Giuseppe fu tra i principali protagonisti, con Bruno Buozzi e Achille Grandi, del dialogo per la rinascita del Sindacato Unitario Italiano, che avvenne con la firma il 9 giugno 1944 del Patto di Roma, con il quale veniva ricostituita la CGIL. Negli ultimi 2 anni della Seconda Guerra Mondiale prese parte alla resistenza tra le file della famosa Brigata Garibaldi e nel 1945 fu eletto segretario della CGIL, mentre l'anno seguente fu eletto deputato all'Assemblea Costituente con il Partito Comunista. La fama ed il prestigio di Di Vittorio ebbero largo seguito tra le classi operaie e il movimento sindacale di tutto il mondo, tanto che nel 1953 fu eletto presidente della Federazione Sindacale Mondiale. Fu uno dei primi marxisti a intuire la pericolosità del regime stalinista sovietico. E difatti il conflitto con Togliatti andò sempre più ingigantendosi, fino ad arrivare alla crisi del 1956. Suscitò infatti vivo scalpore la sua presa di posizione, difforme da quella ufficiale del Partito Comunista Italiano, contro l'intervento dell'esercito sovietico per reprimere la rivolta ungherese. In una confidenza esclamò: «L'armata rossa che spara contro i lavoratori di un paese socialista! Questo è inaccettabile!» La pietra dello scandalo fu che Di Vittorio, come detto allora segretario generale della CGIL, scrisse un comunicato votato all'unanimità dal sindacato, nel quale rimarcava tutto il suo dissenso nei confronti della repressione comunista. Togliatti pretese una sconfessione del comunicato della CGIL, reo di essere contro il partito secondo lui, ma Giuseppe si oppose alla sua richiesta, mantenendo ferma la sua idea di autonomia del sindacato dai partiti politici. Amici e compagni lavoratori d'Italia, in occasione del 1° maggio, la vostra grande organizzazione unitaria, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, invia a tutti voi e alle vostre famiglie il suo saluto fraterno. Col ritorno del maggio, nel pieno rinnovarsi della natura, si ravviva la nostra fede nella conquista di un destino migliore, che garantisca a tutti gli italiani lavoro e stabilità di vita, benessere e tranquillità. Il lavoro eleva gli uomini e li affratella tutti, al di sopra ad ogni frontiera. È perciò che il 1° maggio è la giornata in cui i lavoratori di tutti i paesi, di tutte le lingue, di tutte le razze, riconfermano il patto della loro solidarietà e ribadiscono il loro impegno storico di marciare uniti sulla via della propria emancipazione sociale che libererà tutta la società da ogni forma di sfruttamento e di servaggio dell'uomo sull'uomo e permetterà a tutta l'umanità di conquistare livelli superiori di giustizia, di benessere, di libertà, di pace e di fratellanza fra tutti i popoli della terra. Di Vittorio continuò a guidare la CGIL fino alla sua morte, avvenuta a Lecco nel 1957, poco dopo un incontro con alcuni delegati sindacali.
Beh, è stata veramente una vita degna di un romanzo quella di Peppe, eh? Assolutamente, anche se Peppino Di Vittorio è stato molto di più di tutto ciò. E le sue idee oggi sono davvero attuali, e proprio questa è la grandezza di Vittorio, il fatto che sebbene a distanza di tanti anni le sue idee oggi forse inascoltati hanno un'attualità pazzesca. Comunque consiglio una lettura molto interessante che racchiude parte degli scritti di Di Vittorio ed è Lavoro e Democrazia, edito da EDS. Se invece volete approfondire non solo la vita ma anche il pensiero del nostro Peppe nazionale, io vi consiglio di andare a guardare la biografia che è stata inserita nel dizionario biografico degli italiani che trovate online, basta googlarlo. E da lì potete accedere non solo alla completa biografia di Giuseppe Di Vittorio, ma anche a tutta la più aggiornata bibliografia e biografia sul personaggio. Quindi andate e cercate. E con questa puntata noi speriamo che ricorderanno i nostri ascoltatori, i nostri spettatori più che altro, di Cerignola se la ricorderanno non come più il paese dei furti e delle rapine, magari come il paese del caporalato, una piaga sociale contro cui Peppino Di Vittorio si è sempre battuto, no? Esatto, infatti, cioè non lo ricorderanno solo per questo, ma anche come il luogo di nascita di questo grande personaggio, di questo grande pugliese. Direi che con questo abbiamo veramente concluso. Noi ci vediamo il mese prossimo con una nuova birra e una nuova storia. Alla salute! Thank you.